Salve a tutti, buonasera. Dunque l'estate credo che in questi giorni sia veramente finita. Sono trascorsi 4 mesi dall'ultima registrazione, che era un po' un preludio a quello che poi sarebbe successo in questo tempo. Allora, ho vissuto l'estate in maniera piuttosto strana, perché avevo un progetto. Il mio progetto era quello di fare un bed and breakfast con 3 studio, o meglio 3 camere, per ospitare figlie con i relativi compagni o mariti, amici, ma poi a volte la vita ti dà delle altre cose che tu magari non ti aspetti o che tu non vorresti. Però siccome io sono una persona molto fatalista e credo che quello che ti viene dato è quello che tra virgolette ti meriti in qualche modo, quindi accetto di non poter fare un bed and breakfast perché onestamente non me lo posso permettere, però sono contenta lo stesso. Cioè la mia scelta è stata veramente giusta, nel senso, vivere qua è veramente un paradiso, un piacere, ogni giorno è un'emozione, devo dire, dallo scoprire nuovi posti, incontrare nuove persone, è così. E niente, il primo mese è stato un mese buffissimo, perché allora avevo la casa che ancora adesso non è a posto, poi vi farò un video così, una panoramica, perché è un delirio, nel senso che io ho portato qua tutta la mia casa, cioè tutta la mia vita è qui dentro, quindi quasi 64 anni di una persona qua, e forse gli spazi non li ho calcolati molto bene, però non riuscivo a separarmi da alcune cose. Lo so, sono solo cose, ma fanno parte di me, della mia vita e del mio essere, per cui le ho portate con me, e forse me ne separerò su quest'isola, perché comunque lascerò un'impronta anche qui su quest'isola, per cui va bene così. E niente, il primo mese è stato un mese dove non avevo voglia di andare al mare, non avevo voglia di fare niente se non stare qua sulla mia veranda, quella che vedete alle mie spalle è parte di essa, sulla mia veranda a non so, a scrivere, a leggere, a fare anche niente, onestamente parlando. Poi finalmente è arrivata la mia amica Monica, e lei è stata la chiave di volta, quella che mi ha fatto andare al mare per la prima volta. Quindi fino al 12 di luglio avevo fatto 0 bagni, 0 spiaggia, perché dicevo non me la sono meritata, e con lei ho cominciato a essere in vacanza, quindi spiaggia, mare, vita da vacanziera. Poi è partita lei, ho avuto un vuoto di 1 mese e mezzo, poi sono arrivate le mie cugine che sono state qua 5 giorni, poi sono arrivata una coppia di amiche, e poi è arrivata un'amica, e poi sono arrivate le mie figlie che è un grande piacere, sono state qua 4 giorni, me le sono proprio godute fino in fondo, è stato bellissimo. E l'altro giorno è arrivata la mia amica Matilde, che è quella che mi ha seguito in tutte le mie peripezie cicladiche, cioè nella ricerca della casa, dell'isola, insomma è stata lei la mia compagna di viaggio. L'estate è direi ufficialmente finita in questi giorni, perché 2 giorni siamo veramente battuti da un vento molto freddo e gelido. Il sole è caldo, ma il mare è freschino e l'aria col vento non è bellissima, quindi adesso è il momento di fare tante cose che ho rimandato per tutta l'estate, quindi la sistemazione della casa definitivamente, perché se voglio continuare con i miei progetti, con i miei lavori di patchwork, perché mi occupo di questa tecnica da un po' di tempo e ho cominciato anche a fare tessitura, quindi vorrei andare avanti con queste cose, ma devo sistemare il mio locale. Se non sistemo il mio locale è finita. E poi anche la casa, perché d'inverno non posso vivere fuori in veranda come in questo momento, per cui niente, adesso mi occuperò di questo prima di Natale, assolutamente, ha da fare. E niente, per il resto, come dicevo, ho fatto la vacanza tutto questo tempo e adesso è tempo di fare tante cose, quindi
lasciare la cittadinanza svizzera, nel senso tenere la cittadinanza ma la residenza in Svizzera abbandonarla e andare sulla residenza greca, quindi devo annunciarmi al mio comune in Svizzera e poi automaticamente annunciarmi all'ambasciata svizzera che segnalerà la mia presenza sul territorio ellenico. Io già possiedo un codice fiscale ellenico che è molto importante, perché senza questo non si fa assolutamente niente, dalle targhe delle auto all'apertura di un conto corrente, insomma il codice fiscale è un po' come in Italia, senza quello non si fa nulla. Allora, ho un sottofondo canino che non riesco a eliminare, scusatemi, uno dei miei cani è sordo e un po' cieco, e la mia Bruna è così. Niente, tornando al codice fiscale, è importantissimo, senza quello non ci fa niente in Grecia, cioè non ci si muove. E poi dovrò fare proprio tutte le procedure, le assicurazioni, tutte queste cose, e vi terrò aggiornati un po' su questa mia fine della pigrizia, che così potrete non so, seguirmi e magari avete bisogno così. Io mi rivolgo a persone che vivono qua, che hanno già vissuto questa realtà. Ho una nuova amica greca, cioè che è italiana ma vive in Grecia da moltissimi anni, e lei è veramente una forte presenza perché mi aiuta molto. La conosco da poco però mi sta aiutando, e quindi con lei cercherò di fare le altre cose e vi terrò informati, nel senso che spesso quando uno viene qua lo fa in automatico, cioè non pensa che ci sono altre persone che farebbero la stessa cosa, quindi che vorrebbero intraprendere questa esperienza, e ci si trova veramente un po' come è successo a me, non sai quello che devi fare. Allora io vorrei in qualche modo, nel mio piccolo, quello che io desidero fare è riuscire a spiegare, aiutare in qualche modo a capire il procedimento, cioè come fare quando si è qui, come ci si confronta con diverse cose, conoscere anche un po' il sistema, l'isola, perché nel senso che non è tutto facile. Io sono arrivata da sola, cioè non ho nessuno, ho i miei cani che mi fanno una grande compagnia, però non è che possono essere di grande aiuto, e quindi voglio un attimino, se riesco, a spiegare un po' come si fanno le cose. E poi anche vorrei che magari qualcuno mi suggerisse, nel senso, siccome c'è gente che è qui da molto più tempo, che ha esperienza, eccetera, che mi suggerisse, magari abbia dei consigli molto utili. Per esempio ho avuto un consiglio da un amico che si chiama Salvo, che vive sull'isola, e anche lui ha un video con Story Hunters. Mi ha spiegato come fare, per esempio, per la macchina, per immatricolarla, perché la mia è diversa, nel senso, io sono svizzera, quindi non sono italiana, la targa appartiene a me ma non al veicolo, e mi ha spiegato che con una modica cifra si può fare un trapasso senza dover fare collaudi, cose strane, e io questo non lo sapevo, se non me l'avesse detto lui non l'avrei saputo. Quindi accetto anche i consigli per poi magari darli ad altri, insomma, per poterci aiutare. Siamo qui, siamo degli espatriati per scelta, perché ci piace vivere in un altro posto che non è la nostra patria d'origine, e quindi però è bello, no? Condividere queste cose tutti assieme, e quindi mi farebbe piacere avere il vostro contributo. Ecco, poi adesso vorrei fare un inciso, nel senso raccontare un po' del mio viaggio. Il viaggio per arrivare qui è stato piuttosto faticoso, nel senso che viaggiando con 5 cani non è stato così evidente. Ho avuto la fortuna che mia figlia Alexia mi accompagnasse, quindi siamo andati con la macchina, io ho una Fiat 500L, e con i cani siamo andati fino a Ancona. Abbiamo preso 2 cabine, perché non si può avere più di 2 cani per cabina, uno è nel trasportino, e quindi è andato così. Quindi 2 cabine con un costo non indifferente. Poi siamo scesi a Igoumenitsa, perché sennò non avremmo avuto la coincidenza, non saremmo riusciti a prendere il traghetto al Pireo per andare a Syros, cioè perché praticamente si sta in ballo 2 giorni, no? E abbiamo fatto questi altri 500 km da Igoumenitsa fino al Pireo. Siamo riusciti a imbarcarci per tempo. Il viaggio è stato abbastanza duro dal Pireo fino a Syros, perché era piuttosto freddo e noi avevamo il passaggio ponte con i cani. Il traghetto era murato di gente e noi veramente eravamo un po' sul chi vive.
anche perché 5 cani non sono proprio facilissimi, però ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati qua nel cuore della notte, erano le 10:30 eccetera, però è stato un viaggio avventuroso in qualche modo, però il risultato è stato fantastico, trovarsi qua al mattino e il giorno dopo essere circondati da questa meraviglia. Niente, questa è la prima parte. E poi metterò qualche immagine che ho fatto in questi giorni, in questi mesi, di questo meraviglioso panorama, paesaggio, tempo, sole, mare, nuvole, tutto quello che c'è. E poi le foto delle amiche e della famiglia che è venuta a trovarmi, e quindi niente, questo è il mio secondo passaggio, diciamo, e poi studierò qualcos'altro da proporvi, e vi chiedo se anche voi, oltre a darmi i consigli, avete delle domande, cioè se volete chiedermi delle cose dove io posso aiutarmi, è un grande piacere rendermi utile, perché mi piace e perché mi diverto. Grazie. Qui siamo in soggiorno, dove c'è il camino momentaneamente nascosto dalla TV. Qui abbiamo il soggiorno che si comincia a intravedere. Aspettiamo la corrente, forse un giorno arriverà. Poi il bagno, super appassionante. Oppa! Così, torniamo indietro. Ci sono già gli elettrodomestici che sono stati consegnati questa mattina, comprati ieri mattina e già consegnati. E come una vera padrona avrò anche la lavatrice in cucina, signori. Qui il tavolo, non ancora chiaramente montato, con la vetrina del mio papà, che mi segue ovunque. E qui andiamo nella mia camera da letto, dove ho una bella vista con un sole stupendo, un po' di vento oggi, e qui aspettiamo di montare poi gli altri mobili.